Noi siamo vita, siamo espressione unica della vita. La fonte, per avere un'esperienza di se stessa, crea la vita e crea la vita in una maniera straordinaria, usando la sua immaginazione, così come noi creiamo la nostra vita attraverso la nostra immaginazione. Quindi la fonte crea la vita e noi siamo la vita e noi siamo anche la fonte, così come il seme crea un fiore, ma il fiore è il seme, è semplicemente un'espressione del seme e non c'è un seme uguale all'altro. Siamo tutti unici e in questa unicità che noi dobbiamo responsabilizzarci. Dobbiamo trovare la nostra unicità ed esprimerla, così come il seme trova la sua unicità e crea un fiore unico, come non ce ne sono altri. Il sistema ci ha scoraggiato dall'idea che siamo unici, che siamo speciali, che siamo straordinariamente potenti. Lo fa continuamente, lo ha fatto nella nostra infanzia, lo ha fatto nell'adolescenza e lo fa per tutta la nostra vita. Continua a perpetuare e a sponsorizzare l'idea di scarsità e di sopravvivenza e di separazione e continua a distrarci continuamente dalla nostra unicità e ci dice che seguire la nostra unicità è un sogno irrealizzabile. Seguire la nostra unicità è un'illusione e ci dice che dobbiamo guardare la realtà. E quando ci dice che dobbiamo guardare la realtà, quello che ci sta dicendo è che dobbiamo guardare la realtà che il sistema vuole che noi guardiamo, perché guardando la sua realtà, esso continua a esistere e continua a nutrirsi della nostra energia. Quindi noi siamo fonte della vita, la fonte della vita per vivere un'esperienza del sé, crea la vita. Noi siamo la vita e siamo la fonte, siamo l'espressione della fonte che si esprime attraverso la vita. La fonte si esprime in maniera infinita, ci sono un'infinità di espressioni della fonte della vita, che non sono limitate solo a questo pianeta, ma a un'infinità di altre galassie, stelle, dimensioni, realtà, che cambiano anche in base alla frequenza su cui ci sintonizziamo. Una cosa molto importante da capire è che noi siamo estremamente importanti. Il sistema ancora una volta ci scoraggia, ci fa credere che siamo piccoli e insignificanti. È una bugia. Noi siamo straordinariamente significativi o significanti e siamo straordinariamente importanti. E infatti, la vita e la fonte non possono essere completi senza di noi. Nelle tantissime espressioni di vita non esiste gerarchia, non esiste superiore e inferiore, non esiste neanche giusto e sbagliato. Esistono semplicemente
diverse espressioni di vita, tutte uniche e tutte ugualmente importanti. È un po' come se prendiamo una tazza e la lasciamo cascare sul pavimento e questa tazza si frammenta in un'infinità di pezzi. Alcuni sono pezzi grandi, alcuni sono pezzi piccoli, alcuni rimangono al punto dell'impatto, altri invece schizzano via lontano. Altri sono anche polvere che va ancora più lontano. Quindi ognuno di questi pezzi vive un tipo di frammentazione diverso, unico. Non c'è un pezzo uguale all'altro, sono tutti unici, ma allo stesso tempo sono tutti ugualmente importanti per la ricostruzione della tazza. Anche se ne manca uno piccolissimo, infinitamente piccolo, la tazza non può ricrearsi. Quindi, dal punto di vista della vita e dal punto di vista della fonte, siamo tutti estremamente importanti e allo stesso tempo siamo tutti unici, ma siamo tutti la tazza. Alcuni pezzi della tazza, come ho già detto, vanno lontanissimo, altri rimangono nel punto di impatto. Il fatto che un pezzettino di tazza sia lontanissimo dal punto di impatto non lo fa inferiore o superiore. Sta semplicemente facendo un'esperienza di frammentazione più grande. Il fatto che la sua dimensione sia piccola o meno piccola non lo fa superiore o inferiore, fa di esso un'esperienza diversa, unica. Quindi quando vediamo le cose da questo punto di vista, vediamo che non ha senso l'idea di gerarchia, profondamente radicata in questa matrice artificiale in cui stiamo avendo un'esperienza temporanea. Non ha alcun senso l'idea di superiore o inferiore e non ha neanche senso l'idea di un Dio che si sponsorizza come superiore. Quindi tutti questi infiniti elementi della tazza adesso si sono catapultati, proiettati lontano, si sono frammentati e hanno preso una forma unica. E adesso cominciano il cammino di ritorno verso la ricreazione della tazza. Quindi si allontanano attraverso la separazione, attraverso la frammentazione e usando la loro unicità e usando la loro immaginazione cercano di ritrovare la strada di ritorno verso la tazza, così che la tazza può ritornare a formarsi. Al momento in cui tutti i pezzi sono ritornati al punto di impatto e la tazza si è riformata, la tazza adesso brilla di una luce nuova, perché ha con sé un campo di esperienze infinitamente grandi che prima non aveva. Prima della frammentazione e della separazione non sapeva cosa voleva dire essere tazza. Sto usando chiaramente una metafora, però. Adesso la tazza, con tutte queste esperienze di grande frammentazione, in tutte le forme, in tutte le distanze, in tutte le sue unicità, si è riformata e adesso
ha una coscienza del sé più vibrante, quindi la tazza adesso è più forte, più vibrante, è più orgasmica. Si è formata una nuova luce, si è formata un nuovo senso del sé e c'è un attimo di celebrazione. Dopodiché la tazza, ancora una volta, si lascia cascare, si lascia cadere nel pavimento e si frammenta ancora una volta in altri milioni di pezzi mai esistiti prima e che mai esisteranno dopo. E ricomincia questa spirale, questo processo creativo. E noi siamo la tazza e siamo questo processo creativo e siamo questi pezzettini o pezzettoni diversi, di diverse grandezze e unicità che scelgono di frammentarsi in modo da poi ritrovare se stessi e ricordare nel momento dell'impatto tutti questi pezzi, dal più grande alla più piccola polvere o granello di polvere, tutti per un attimo, per quel momento, durante questo evento, si scordano la loro identità. Non si ricordano che sono la tazza. E quindi cominciano un cammino verso il ritorno al punto di impatto per riformare la tazza, senza sapere chi sono. Man mano che si avvicinano di nuovo al punto di impatto, cominciano a ricordarsi sempre di più chi sono. Ed in quel ricordo però adesso hanno un'esperienza nuova e quindi questo ricordo è più vivo e la loro coscienza è più vibrante e la tazza poi si riforma e la tazza respira un respiro ancora più ampio, sente un orgasmo ancora più ampio. Se riusciamo ad affrontare il nostro cammino terreno, soprattutto in questo periodo, guardando le cose con questa visione ampia, possiamo, affrontare le piccole e le grandi difficoltà della nostra esistenza con una consapevolezza diversa, con un approccio diverso. Noi siamo anime che come la tazza si è frammentata, la fonte della vita si è frammentata. E noi siamo le anime che hanno scelto di frammentarsi in diverse situazioni. Ognuno di noi, ognuna di queste anime, sceglie una diversa situazione. Alcuni scelgono di frammentarsi in maniera molto piccola e scelgono di allontanarsi tantissimo dal punto di impatto dove la tazza è crollata, è cascata. Altri invece scelgono di stare più vicini, altri si frammentano in pezzi piccoli piccoli come un granello di polvere, altri si frammentano in un pezzo più grande. Nessuna di queste esperienze è superiore o inferiore, o migliore o peggiore, sono semplicemente diverse esperienze. E l'anima sceglie l'esperienza in base a quello che lei sente deve vivere come esperienza in modo da poter ritornare a essere tazza. Quindi il nostro lavoro, particolarmente in questo momento, uno dei lavori che dobbiamo affrontare in questo momento è quello del riconoscimento della nostra unicità, il riconoscimento che siamo unici. Non siamo superiori, non siamo inferiori, ma siamo straordinariamente unici. E questa unicità si esprime con dei doni che abbiamo dentro di noi. Non c'è nessuno che ha un dono uguale all'altro. Nelle infinita espressioni della vita
Non c'è una situazione che abbia un dono uguale all'altro, abbiamo tutti dei doni dentro di noi, unici. Questi doni ci stanno aspettando, stanno dentro il nostro cuore, dove risiede l'anima. E sono la ragione per cui noi ci siamo avventurati in questo cammino terreno, così che possiamo esercitare i nostri doni e avere un'esperienza in una situazione complessa come questa polarità di questo, diciamo, ologramma, di questo sistema operativo chiamato Terra o esperienza umana. Quindi riconoscere i nostri doni e poi agire attraverso l'esercizio dei nostri doni è l'espressione più alta della nostra responsabilità. La nostra responsabilità, l'abilità di rispondere. Ancora una volta il sistema, che diciamo interpreta un ruolo di contrasto, ci scoraggia dall'idea che siamo unici e che abbiamo dei doni speciali. Fin dall'infanzia ci dice che siamo ordinari, che dobbiamo stare in linea e seguire il curriculum da esso imposto. E questa è un'esperienza, e molti si lasciano andare completamente a questa esperienza. Ma, diciamo, l'espressione più alta di questa esperienza terrena si ottiene quando noi riconosciamo la nostra unicità, riconosciamo i nostri doni e li esercitiamo e offriamo il prodotto dei nostri doni al servizio dell'umanità, per il bene di tutti. Quando noi diciamo che vogliamo diventare sovrani di noi stessi, sovrani, questa è forse una delle più importanti realizzazioni che dobbiamo ottenere. Dobbiamo riconoscere che nel nostro esercizio di essere sovrani, la nostra responsabilità ci dirige verso i nostri doni che si esprimono sempre nella gioia. I nostri doni si esprimono sempre nella gioia. Se noi pensiamo di esercitare i nostri doni e nell'esercizio dei nostri doni non sentiamo gioia, quelli non sono i nostri doni. Non stiamo facendo il nostro lavoro, perché il nostro lavoro vero è fondato sulla gioia e sull'apprezzamento. L'apprezzamento è la vibrazione più alta su cui noi possiamo sintonizzarci. Apprezzare è una forma di emozione o di sentimento che è superiore alla gratitudine. La differenza fra una persona, diciamo, ancora inconsapevole ed un Gesù è semplicemente che il Gesù ha un livello di apprezzamento per la vita più alto. Tutto qua, non è superiore o inferiore, è semplicemente raggiunto un livello di apprezzamento per la vita più alto. Quindi torniamo a noi, il nostro lavoro in questo momento è quello di raggiungere i nostri doni dentro di noi, sentirli, amarli e poi attraverso l'azione, attraverso la nostra immaginazione, portarli in superficie e creare, perché noi siamo creatori. Nel nostro stato, diciamo, organico, naturale, è quello di creatori. E ancora una volta, il sistema, facendo il suo lavoro di contrasto, ci scoraggia a creare. Per lo più il sistema magari ci spinge a manifestare, ma non a creare. C'è una differenza sottile ma anche molto grande, perché
Nell'atto di manifestare io cerco di attirare alla mia vita qualcosa che è laggiù e di cui io sento il bisogno, senza il quale non posso essere felice. Questa chiaramente è una situazione egoica, è una situazione che viene dall'ego. Quando noi manifestiamo cose che esistono e che vogliamo attrarre e introdurre nella nostra esistenza. E non c'è niente di sbagliato in questo, è una cosa bella manifestare. Ma tra manifestare e creare c'è una grossa differenza, perché il creare si ottiene attraverso l'esercizio dei nostri doni e attraverso l'uso della nostra immaginazione e attraverso l'azione. Quindi ci colleghiamo con la nostra anima è la fonte della vita, attraverso l'immaginazione ci dà degli input che sono in linea, perfettamente in linea con i nostri doni. A questo punto non rimane altro che agire. In questa situazione noi non siamo manifestatori, ma siamo creatori. Quindi non manifestiamo la villa, la casa, il successo, il corpo più muscoloso, quello che è. Non stiamo manifestando. E come ripeto, non c'è niente di sbagliato nel manifestare la villa, la casa o il corpo, sono cose anche importanti da fare. Ma la nostra più grande responsabilità è di essere creatori, non manifestatori. Quando noi creiamo qualcosa che prima non esisteva. E il momento in cui la cristallizziamo attraverso la nostra immaginazione, che è la voce della fonte della vita, è la voce anche della nostra anima, noi cristallizziamo qualcosa che non esisteva prima e la mettiamo al servizio dell'umanità. E l'umanità si innalza e continua a espandere. Quindi stiamo facendo il nostro lavoro di espansione interiore, perché ci stiamo responsabilizzando verso i nostri unici doni e ci stiamo responsabilizzando attraverso l'uso dell'immaginazione, che è la vita che ci parla. E attraverso questa responsabilizzazione, questa responsabilità, noi creiamo e mettiamo questo creato al servizio dell'umanità. Questa è una spirale che non finisce mai. E siccome è una spirale, quando noi giriamo, concludiamo il giro, sembra che ricominciamo da capo, ma non ricominciamo da capo perché la spirale adesso sta in un cerchio diverso da quello che era prima. Quindi per diventare sovrani di noi stessi, dobbiamo esercitare la più grande responsabilità, che è quella di riconoscere, onorare e portare in superficie e condividere il prodotto dei nostri doni. E come ripeto, questo esercizio fisico, psicologico, spirituale, mentale, quando è genuino, quando è organico, è sempre creato attraverso la gioia. Se non sentiamo gioia, dobbiamo andare a guardarci dentro e vedere cos'è che dentro di noi sta creando una narrativa, e la maggior parte delle volte, o direi sempre, le narrative arrivano sempre dall'ego, perché l'ego è un cantastorie. Come mai c'è una narrativa che ci fa agire in maniera contratta invece che in maniera gioiosa? Dobbiamo anche discernere la vera gioia, quella che viene dal cuore, e la gioia artificiale, non organica,
che viene dall'ego. La gioia che viene dall'ego è contratta. È una gioia che vuole qualcosa. È una gioia che ha un intento nascosto, un bisogno. La gioia che viene dall'anima non vuole niente, non ha nessun intento, a parte quello di esprimere se stessa e mettersi al servizio dell'umanità. Quindi vogliamo diventare sovrani di noi stessi? Dobbiamo, come dice il documento, abbracciare una responsabilità illimitata. E per esprimere al massimo la nostra responsabilità illimitata, dobbiamo collegarci con la nostra anima, attivare la nostra unicità, portare in superficie i nostri doni, agire, creare e poi lasciare l'oggetto del nostro creato e metterlo al servizio dell'umanità, a coloro che sentono una risonanza. Non tutti sentiranno una risonanza, a volte anche pochi, ma non ha importanza, perché a livello energetico la vita lo sente. Il momento in cui noi creiamo attraverso l'immaginazione, l'esercizio dei nostri doni unici, e portiamo e cristallizziamo, creiamo qualcosa, la fonte sente un orgasmo, è una celebrazione e si espande, noi ci espandiamo. Quindi noi creiamo e non vogliamo niente, perché è l'esercizio stesso del creare che ci compensa. È l'esercizio stesso di plasmare, cristallizzare attraverso l'azione, la gioia dell'azione. Il processo creativo stesso ci compensa in maniera straordinaria e quindi non vogliamo niente. L'unica cosa che vogliamo è continuare a creare, continuare a espanderci e continuare a condividere. Non c'è altro, non c'è nessun bisogno, non c'è bisogno di convalida, non c'è bisogno di conferme, non c'è bisogno di essere capiti, non c'è bisogno di essere premiati, non c'è bisogno di essere riconosciuti. Certo, è bello, bello. Se io compongo un brano musicale a qualcuno piace, mi fa piacere. Ma non è il primario intento. Il primario intento era quello di vivere l'avventura di creare questo brano musicale. E alla fine dell'avventura io già sono stato compensato con l'incredibile orgasmico amore che ho sentito e coscienza del sé che ho acquisito durante il processo creativo. Quindi il processo creativo di per sé è il compenso. Poi se arriva un compenso, un extra compenso da fuori, ben venga, meraviglioso. Ma è un extra bonus, non è il motivo. Perché se diventa il motivo, allora il mio agire non è più puro. Allora io comincio a manipolare il mio fare perché ho bisogno di essere convalidato. Quindi l'ego comincia a entrare e il mio prodotto non è a quel punto di nessun aiuto all'umanità, anzi, in un certo senso, crea una situazione di polarità. E quindi si può dire, anche se c'è una perfezione anche in ciò, ma si può dire che rallenta, diciamo, l'evoluzione del cammino dell'essere umano. Quindi sovranità vuol dire riconoscere i nostri doni
portarli in superficie, onorare e celebrare la nostra unicità e agire attraverso la gioia e l'immaginazione per cristallizzare un processo creativo in qualcosa di tangibile e per poi soffiarlo e lasciarlo andare e lasciarlo al servizio dell'umanità. Alla prossima.